Carissimi amici, ben ritrovati! Anche questa puntata della nostra vacanza in Sardegna è ambientata all'area camper Kia. Noi pensavamo di fermarci 2 notti e invece siamo già all'8° giorno e partiremo domani. A giugno il prezzo dell'area è di 20 euro per 24 ore e mette a disposizione delle belle piazzole ombreggiate per buona parte della giornata. Corrente elettrica, scarico e carico acqua potabile, lavelli e docce a gettone. Ma soprattutto l'ambiente circostante e le spiagge adiacenti sono fenomenali. A metà pomeriggio di una bella giornata di sole stiamo tornando in spiaggia. Che bello, sì. Guarda. Uno è quello che compro. Sai i fagiolini e... Quando risalite tanto non sono Sì, lei fino a che ora è qua? Fino alle 8. alle 8. E tanto con un bambino piccolo così già che dorme. Sicuramente. Non può essere sino alle 11 di sera. Oggi è il 1° luglio, il prezzo dell'area camper passa a 22 euro al giorno, ma soprattutto le acque dello stagno Stangioni dei Sussali si sono progressivamente abbassate e i fenicotteri sono volati via verso altre zone più umide. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Come fa Davide? Now I know why I never worked out before. Hello, you would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how. E diceva che i camperisti sono contenti di fare la spesa qua. No, già mi conoscono, dopo 14 anni conosco metà dell'Italia. E io sono venuta apposta. Quindi Da conosco Trento. anche questa signora. Da Trento apposta. Trento i pomodori camone che sono una roba da... cioè, che non gli dai 2 lire perché no, effettivamente anche Trento quando li vedevo non è che adesso ho capito cosa sono e sono buoni. No, perché non si può più dare cosa. Poi cosa le do signora? No, basta così. E qui Santa Rosa lì come sono? Vale, Questi qua. Santa Rosa non ce n'è neanche una No, questo qua. cos'è? Questa è pasta rossa dentro. Quanto vengono? Quelli 3 euro. Prendiamo un chilo dai. Un chilo? Fiat Lux. Orata. Una piccolina. Dove l'hai presa? Wow. Qua in zona. Addio. L'area di sosta Kia è abbastanza isolata. Come abbiamo visto c'è un bellissimo banco di frutta e verdura direttamente sul posto e a piedi si possono raggiungere 2 o 3 ristoranti.
Se però si cerca un negozio di alimentari, una macelleria, una pescheria o una farmacia, bisogna andare almeno nel centro della frazione di Chia, che dista circa 3,5 km. Per questo noi abbiamo mosso più volte il van di mia figlia. La spiaggia di Sugiudeu è una lunga distesa di sabbia dorata, fine e morbida al tatto, che dalle dune continua sino alla riva per toccare il bellissimo mare cristallino dal fondale basso e sabbioso, ideale per il bagno anche dei più piccoli, e con una policromia tra il verde smeraldo e il turchese. Lo scenario è reso ancora più spettacolare dalla presenza dell'isolotto di Sugiudeu, del quale la spiaggia prende il nome. La spiaggia di Sugiudeu è anche conosciuta con il nome di Capo Spartivento, tant'è che alle spalle della spiaggia troviamo proprio lo stagno di Spartivento. L'isolotto Sugiudeu può essere raggiunto a piedi, camminando sul basso fondale sabbioso. È alto 18 metri e dalla sua sommità si possono ammirare gli incredibili colori dell'acqua verde smeraldo e della sabbia dorata, nonché il panorama di tutta la fascia costiera di Chia. Dove andiamo? Andiamo sull'isolotto, tutta la bassa marea, si passa bene, si attraversa bene. Che mare, che acqua! Andiamo nell'isola? Tra le particolarità c'è anche il nome dell'isola, un toponimo molto insolito la cui origine risulta assai curiosa. Il nome Sugiudeu non ha nulla a che fare con la storica regione della Palestina, bensì deriva da una particolare specie di polpo tipico di questa zona, Supruppo giudeu, che differisce dall'altro genere di polpo mediterraneo, in sardo chiamato Pruppo cristiano, perché è dotato di una sola fila di ventose sui tentacoli e per essere più saporito e un po' più consistente da masticare. Con l'acqua? Fredda? Ah, alta per te, ma fra poco si abbassa di nuovo. Non venda, dai, non fa niente. Ecco lì in fondo Torre Chia. Che meraviglia, ragazzi! Amici, che spettacolo, che meraviglia! Stupendo. Che acqua, che posto! Incredibile, veramente! Da qui si vede bene il faro di Capo Spartivento.
Ma è giunto il momento di ripartire verso casa. Domani mattina alle 6 abbiamo l'imbarco da Golfo Aranci. Così prendiamo la statale 131 Carlo Felice e ci dirigiamo verso nord. Prima tappa ad Olbia, dove abbiamo prenotato un tavolo del ristorante Barbagia per assaggiare il famoso maialino sardo. Dove mangiamo? Porcetto! Porcelli. Se lo stimo faccio Chi mi segue dalla prima puntata di questa vacanza in Sardegna forse si ricorderà che all'arrivo a Golfo Aranci siamo rimasti sorpresi alla vista di un grande accampamento di mezzi con il logo Movie Makers. Al ritorno, una volta sistemati i camper per trascorrere la notte nel parcheggio dell'imbarco, faccio un giro a piedi per capire di cosa si tratta. Così ho scoperto che l'accampamento era niente meno che la base logistica per le riprese del film La Sirenetta. Infatti, la Walt Disney, che lo produce, ha scelto come location sia la vicina Cala Moresca sia Castelsardo per girare alcune spettacolari scene che faranno sognare adulti e piccini. Dopo un periodo così lungo di chiusura e coprifuoco per il Covid-19, fa un certo effetto vedere un Luna Park perfettamente funzionante anche a mezzanotte. Sarebbe troppo bello se tutto fosse già tornato alla normalità. Al termine della nostra vacanza in Sardegna. È stato un viaggio decisamente facile, rilassante e abbastanza economico. La scelta del periodo di fine giugno è stata sicuramente vantaggiosa e la consiglio a tutti quelli che possono permettersi di fare le vacanze in quel periodo. Per noi la scelta è stata dettata dalla necessità di garantire al nostro piccolo Davide un viaggio tranquillo, evitando il gran caldo e la calca di luglio e agosto, ma è stata molto apprezzata anche da noi adulti. Bellissimo vedere Davide sempre felice di scoprire cose nuove, in particolare il suo primo bagno in mare proprio nelle limpide acque di Baia Chia. E così abbiamo confermato che quella in camper è decisamente una formula di vacanza adatta anche ai più piccini. Adesso siamo già pronti per molte altre avventure sui monti del Trentino e del Veneto. Vi aspetto tutti alla pubblicazione dei nuovi bellissimi video che saranno freschi e divertenti. Perciò iscrivetevi senza indugio al canale YouTube, è completamente gratis e basta un solo click. Ciao!